Sonolab ha rilasciato due nuovi firmware, che non sono dei semplici aggiornamenti, ma dei firmware alternativi che hanno degli scopi ben precisi. Andiamo a scoprire subito quali. Se andate sul sito di Sonolab vedrete che la voce Stomp Station adesso è diventata un menu dove troviamo tre voci. Una è Amp Station, che è appunto quella che già esisteva, quindi quella dedicata alla chitarra elettrica, però ci sono altre due voci nuove, ovvero Acoustic Box e Bass Box. E come potete intuire dal nome, ciò significa che sono delle app, così vengono chiamati questi firmware, dedicate appunto a questi due strumenti, chitarra acustica e basso. Andiamo a vedere in cosa differiscono rispetto a quello per chitarra elettrica. E la differenza principale è questa, cioè la catena degli effetti, che ha sia alcuni effetti diversi o comunque gestiti in maniera diversa, sia la catena in sé è leggermente diversa, quindi il routing. In questo, che è quello per la chitarra acustica, vedete infatti che non troviamo più il blocco amp, perché ovviamente con la chitarra acustica serve a poco. In compenso troviamo un blocco IR stereo a 2048 campioni, quindi più lungo di quello dell'altro firmware che era 1024, e questo blocco IR è il primo blocco in catena praticamente. Dopo l'IR troviamo il blocco compressore, poi abbiamo un EQ a ben 7 bande, o almeno così dice il diagramma, perché in realtà sotto c'è scritto che è a 8 bande. Dopo andremo a caricare il firmware e scopriremo quale delle due è giusta. E poi dopo l'EQ abbiamo anche un effetto feedback killer, che quindi serve appunto per eliminare il feedback quando si suona dal vivo ad alto volume. E dopo di questi poi invece gli effetti d'ambiente sono praticamente uguali all'altro firmware, quindi troviamo la modulazione con chorus, flanger, phaser e tremolo, il delay stereo e il riverbero. Nella versione per basso invece la catena degli effetti è questa. Diciamo che è più simile rispetto a quella per la chitarra elettrica, con la differenza però che nel blocco amp abbiamo la possibilità di miscelare il suono diretto, pulito, in parallelo all'amp stesso, perché questa è una cosa che si fa spesso con il basso, appunto per mantenere magari le basse pulite e distorcere soltanto invece le alte. Ovviamente anche in questo caso l'EQ sarà diversa, quindi vedete c'è scritto bass EQ e questo mi fa pensare che comunque le frequenze su cui è centrata questa EQ siano diverse rispetto a quella per la chitarra. E anche qui poi troviamo sempre i soliti tre effetti di ambiente. A questo punto direi di andare a caricare questi due firmware e vedere nella sostanza e nella pratica come funzionano e come suonano. Ok, quindi iniziamo con il firmware per il basso. Vedete infatti che il nome del device adesso è cambiato e si chiama Bassbox, e quindi andiamo a vedere cosa c'è di diverso nella catena effetti. Il gate è praticamente identico. Il compressore sembra quasi uguale, forse l'hanno aggiornato perché non mi ricordo che ci fosse questo parametro Ni in quello per chitarra elettrica, quindi magari hanno cambiato qualcosa per adattarlo al basso, oppure è proprio un aggiornamento che poi magari vedremo pure sull'altro firmware, anche perché mi ricordo che comunque nel compressore c'era qualche piccolo bug, quindi magari con la scusa l'hanno corretto. Vediamo se è così.
Sì, in effetti sembra funzionare meglio rispetto a quella per chitarra elettrica, perché lì praticamente i parametri di attacco e rilascio non funzionavano in maniera corretta, secondo me. Erano tra l'altro anche scambiati, nel senso che l'attacco controllava il rilascio e viceversa. Adesso invece qua sembra funzionare abbastanza bene. Però andando a vedere il blocco AMP, vediamo appunto che come al solito possiamo caricare i nostri profili NAM. In realtà con questo firmware, almeno al momento, non vengono forniti dei preset di fabbrica, quindi quelli che troviamo sono sostanzialmente per chitarra. Immagino che li aggiungeranno fra poco tempo, visto che comunque il firmware è uscito da pochi giorni, però volendo ovviamente possiamo andare a cercare amplificatori e drive da basso su Tone 3000, oppure crearci anche i nostri. Comunque dicevo, la sezione amplificatore in questa parte è praticamente uguale a quella che troviamo nel firmware per chitarra elettrica, mentre troviamo quest'altra sezione in più, ovvero Direct Path, cioè appunto la linea parallela all'amplificatore. Se la attiviamo, vedete che intanto abbiamo un crossover con cui possiamo scegliere sotto quale frequenza mandare il segnale alla linea in parallelo e sopra quale frequenza invece va a finire all'amplificatore. Vi faccio sentire intanto il suono col solo amplificatore. È un amplificatore per chitarra, però alla fine può suonare bene anche per il basso, specialmente se andiamo poi ad usare il crossover. Comunque intanto questo è il solo amplificatore. Sentiamo che succede se attivo la Direct Path. Partiamo col crossover settato molto basso a 80 Hz. Possiamo andare ad aumentare il volume del segnale diretto per bilanciarlo appunto con quello dell'amplificatore. Sentite come si riempie il suono appena attivo la linea diretta, proprio perché l'amplificatore comunque distorce un po' tutta la banda passante e per forza di cose percepiamo molto meno le basse frequenze. Invece lasciandole libere di respirare si ottiene questa low end molto presente. Oltre a questi due controlli, quindi crossover e volume diretto, poi abbiamo un compressore applicato soltanto sulla linea pulita, quindi in parallelo all'amplificatore, proprio per comunque tenere sotto controllo la dinamica, altrimenti diciamo avremmo un po' troppa differenza di dinamica appunto tra l'amplificatore che magari è distorto e quindi comprime un po' tutto, e invece il segnale pulito che per forza di cose è molto dinamico invece. In sostanza abbiamo due compressori, uno messo prima del blocco AMP e quindi anche prima dello split del segnale, e invece uno appunto in parallelo all'amplificatore. Volendo possiamo disattivarlo semplicemente settando il ratio a 1 oppure la sensibilità a 0%. Sentiamo come suona così. Sentite infatti che se plettro piano praticamente si sente soltanto l'amplificatore, quindi la parte alta del segnale, invece quando picchio forte prende il sopravvento invece la parte pulita del segnale. Quindi per questa cosa ci torna comunque molto utile questo compressore, perché appunto possiamo andare un po' a matchare il comportamento dinamico dell'amplificatore e del segnale pulito in parallelo.
Sentite la varietà di suoni diversi che si può ottenere semplicemente cambiando la frequenza del crossover. Questa cosa sicuramente progettata davvero molto bene da parte di Sonulab. Poi, vabbè, la sezione IR non c'è bisogno nemmeno di parlarne, quella carica semplicemente una simulazione di cassa sull'amplificatore. Questa viene applicata soltanto sulla linea dell'amplificatore e non sul segnale pulito, ovviamente. Poi vediamo la sezione EQ, che è abbastanza diversa da quella per chitarra elettrica. Infatti troviamo 4 bande, di cui 2 anche parametriche, quindi per medio-basse e medio-alte possiamo andare a settare la frequenza in cui agisce il controllo e anche la Q, quindi quanto è stretto o largo il filtro. Sicuramente molto versatile anche questa. Mi scuseranno gli amici bassisti, ma io, come sapete, non sono un bassista, quindi diciamo suono note a caso, quindi non fateci caso a quello che sto suonando, è giusto per farvi sentire un po' il suono. Poi per il resto, modulazione, delay e riverbero è praticamente uguale al firmware per chitarra elettrica, quindi se volete sentire questi effetti andatevi a guardare la recensione che ho fatto poco tempo fa del pedale. La trovate qui nell'angolo in alto a destra. Direi adesso di passare a quello per chitarra acustica e nel farlo vi faccio vedere anche come si fa l'aggiornamento del firmware. Sul sito Sonolab trovate praticamente questa applicazione Voidix Flasher. Sul pedale l'USB va collegata nella porta USB che troviamo nella parte superiore del pedale, quindi non quella sotto, e una volta collegato praticamente ci spunterà qua quale porta USB è quella relativa appunto al pedale. Una volta selezionata la porta, basta andare a selezionare anche il file, vedete in questo caso Acoustic Box 1.0, dopodiché basta premere Flash Firmware e parte l'aggiornamento. In realtà mi è privato un errore. Ok, era perché però avevo l'applicazione dell'editor aperta che impegnava quindi la porta USB. Chiudendola invece parte senza problemi l'aggiornamento. Vedete che avete qua la percentuale. Una volta che compare questo messaggio, flashing is complete, significa che l'aggiornamento è completato e quindi possiamo andare a spegnere il pedale, staccando quindi l'USB e l'alimentazione se l'avete attaccata, aspettare 10 secondi e poi ricollegare, riaccenderlo. Una volta fatto questo possiamo ricollegarci al pedale con l'editor e vedete che già vi spunta questa bella icona con disegnata una chitarra acustica. Ciò significa che l'aggiornamento è andato a buon fine. Per prima cosa vado a caricare un paio di IR della mia chitarra acustica. Se volete crearvi le vostre, anche questo l'avevo fatto vedere in un video, che trovate anche questo qui in alto a destra. Comunque per caricarle ci basta fare questo, open list, cerchiamo un posto vuoto, io ce n'ho soltanto uno purtroppo al momento, clicchiamo questo tasto e si apre questa finestra dove possiamo andare a selezionare il nostro file. Aspettiamo che si carichi, adesso possiamo andare a suonarla. Il livello di uscita, così col solo blocco IR attivato,
mi risulta un po' basso, ma probabilmente perché la mia chitarra è passiva, non ha preamplificatore. La maggior parte di chitarre acustiche che hanno un pick-up piezo in genere sono preamplificate, quindi non dovreste avere problemi. In ogni caso basta accendere il compressore o l'equalizzatore per andare ad aumentare il livello. Volendo potete anche suonare senza IR se comunque il suono della vostra chitarra vi aggrada di più così. Un'altra alternativa è andare a miscelare comunque l'IR col suono pulito. In realtà non c'è proprio questa possibilità, ma ci basta andare a caricare comunque un IR null, cioè un IR che è perfettamente trasparente. Se non sapete dove trovarlo, ve lo lascio nel link qua sotto il video. Poi il compressore è praticamente identico a quello che avevamo visto nel firmware per il basso, quindi presumo che presto arriverà lo stesso compressore, quindi con gli stessi aggiornamenti anche sulla versione per chitarra elettrica. L'EQ doveva essere 10 bande, ma in realtà sull'editor non mi spunta niente, quindi magari bisogna attendere un aggiornamento dell'editor che al momento non trova i controlli. Vi confermo comunque che sul pedale c'è, funziona ed è a 8 bande, scusate, non 10, e i controlli sono il gain di ogni banda, quindi sostanzialmente funziona come un EQ grafico. E poi anche qui come modulazione e delay troviamo essenzialmente gli stessi effetti e gli stessi parametri degli altri due firmware, quindi niente di nuovo. Comunque sentiamo giusto qualcosina, ad esempio il chorus penso che suoni molto bene con la chitarra acustica. E infine il riverbero, dove troviamo essenzialmente sempre le tre stesse modalità, quindi riverbero di stanza, una hall e galaxy che sarebbe quello ambient.
Insomma, in sostanza, anche qui, a parte le differenze di routing e nella gestione di IR e segnale, e in questo caso anche con l'assenza del blocco che carica i profili NAM, tutto il resto è comunque identico al firmware originale per chitarra elettrica, quindi non c'è nient'altro di particolare da segnalare. Quindi sicuramente un aggiornamento molto interessante per il piccolo Stomp Station, che sicuramente aumenta parecchio la versatilità e quindi si amplia anche un po' la platea dei possibili utilizzatori di questo pedale. Niente di strano che presto vedremo anche altri firmware per altre applicazioni. Al momento non posso immaginarmi quali in particolare, però magari i ragazzi di Sonolab troveranno qualche uso specifico che necessita appunto di un'altra applicazione diversa. Mi fa piacere comunque constatare che hanno già corretto alcuni bug di quelli che gli avevo segnalato io. Spero lo facciano presto anche per il firmware per la chitarra elettrica, che al momento è ancora uguale a quello che c'era in precedenza. Fatemi sapere nei commenti se avete il Sonulab e se avete provato questi firmware, cosa ne pensate e se magari avete anche idee e suggerimenti per Sonulab per migliorarli ulteriormente. Detto questo, vi mando un saluto e vi do appuntamento come sempre al prossimo video. Ciao!